Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e bentornati nel mio canale. Oggi vedremo cosa sarebbe successo, almeno secondo me, se la marcia su Roma avesse causato una guerra civile. Naturalmente vi ricordo che questa è solo una mia ucronia personale e non vuole diffondere pensieri politici o d'odio. Detto questo iniziamo. Nel 1922 i fascisti di Benito Mussolini marciarono a Roma per salire al governo, e il re d'Italia, Vittorio Emanuele III di Savoia, accettò e lo nominò primo ministro al posto di Luigi Facta. Le seguenti elezioni, avvenute nel 1924, furono vinte dal partito fascista con il 64,9% dei voti grazie alle intimidazioni e i brogli elettorali, e, dopo l'assassinio del socialista Giacomo Matteotti, Mussolini divenne ufficialmente un dittatore. Ma se il re avesse negato la carica di capo del governo a Benito Mussolini e fosse scoppiata una guerra civile? Innanzitutto i fascisti sarebbero insorti in tutta Italia, causando l'inizio della guerra. Oltre alle forze dell'ordine, le rivolte sarebbero state fermate anche dagli antifascisti. Tra questi, però, i repubblicani avrebbero visto l'occasione di rovesciare i Savoia e quindi la monarchia. Di questa fazione avrebbero fatto parte i socialisti riformisti, i repubblicani del PRI e anche alcuni popolari e liberali. La stessa idea l'avrebbero avuta i comunisti, che anch'essi sarebbero insorti per proclamare la Repubblica Popolare Italiana. Dunque, questo sarebbe lo scenario, che secondo me sarebbe iniziato nel 1922 e finito nel 1925. Ma ora vediamo i possibili finali. Se avessero vinto i monarchici l'Italia sarebbe rimasta allo status quo e nella seconda guerra mondiale avrebbe combattuto al fianco degli alleati, tenendosi l'Istria, Fiume e Zara anche dopo la guerra. Non so se ci sarebbe stato comunque un referendum come quello del 2 giugno 1946, ma molto probabilmente ancora oggi avremmo i territori citati prima. Se avesse vinto la coalizione repubblicana il destino sarebbe rimasto simile allo scenario precedente, ma con una repubblica al posto della monarchia. I Savoia verrebbero esiliati in Svizzera. L'Italia si sarebbe schierata con gli alleati nella seconda guerra mondiale oppure sarebbe rimasta neutrale. Ancora oggi probabilmente l'Italia avrebbe Istria, Fiume e Zara. Se avessero vinto i fascisti l'Italia sarebbe diventata una repubblica fascista con Mussolini come capo del governo. Dopo alcune rivalità con la Germania nazista i due paesi avrebbero comunque formato il patto d'acciaio. Ma sicuramente gli alleati avrebbero invaso la Sicilia come avvenuto nella vita reale e a sud si sarebbe formato un governo partigiano che avrebbe poi liberato l'intero paese. Nel 1946 ci sarebbe stato il referendum tra Repubblica e monarchia, vinto probabilmente dalla Repubblica. Indipendentemente da ciò, ad oggi l'Italia non avrebbe avuto più Istria, Dalmazia e Zara. Se avessero vinto i comunisti l'Italia sarebbe diventata prima una repubblica sovietica simile a quelle sorte nella Germania di Weimar e in seguito una repubblica popolare filo-sovietica. Già negli anni 50 il Partito Comunista inizierà ad adottare una via italiana al socialismo, discostandosi dall'URSS e quindi dal Patto di Varsavia. E in seguito inizierà ad ammettere anche altri partiti nel Soviet Supremo, cosa che potrebbe causare una possibile invasione sovietica come avvenuto in Ungheria nel 1956. Se ciò fosse accaduto l'Italia sarebbe rimasta un regime comunista totalitario, mentre invece se l'Unione Sovietica avesse lasciato fare il paese sarebbe uscito. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, dal Patto di Varsavia e avrebbe ufficialmente adottato una sua politica socialista avvicinandosi all'Occidente. Il governo comunista, sotto Berlinguer, avrebbe probabilmente adottato una riforma simile alla futura perestroika che avrebbe portato alla fine della Repubblica Popolare verso la metà degli anni 80. Nel frattempo Libia, Eritrea e Somalia sarebbero diventate repubbliche popolari socialiste indipendenti verso gli anni 30, mentre le isole dell'Egeo, Zara e l'Istria sarebbero rimaste all'Italia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like e iscrivetevi. A presto!